Questo è il numero di cetacei catturati dal 1900 al 2005, 2.054.642 totali. In questo enorme spiazzo dove venivano lasciate le balene, questo è lo spiazzo, guardate la dimensione. Pronta? Pronta! Oggi per la prima volta non facciamo pranzo con i soliti panini. La proprietaria di questo loft ci ha dato la possibilità di rimanere fino all'1 di pomeriggio. Cose che non capitano quasi mai, ma quando capitano bisogna approfittare. È quasi tutto pronto. Io anche. Sara un po' meno. No, basta cambiarmi. Questa mattina al volo manutenzione all'attacco della GoPro perché non teneva l'adesivo 3M. Quindi velocissima customizzazione con una colla un po' più forte. Speriamo che tenga. Altrimenti voi che vedete dall'altra parte. E questo è il tavolo dei motociclisti, da un lato i caschi, dall'altro i piatti. Praticamente la cuciniera ha messo in campo quello che è rimasto. Ultima porzione di pasta, prosciutto e formaggio. La pasta è anche spagliata, però quello che passa il convento. Io neanche l'avevo notato che la pasta non era uguale. Farfalle e penne. E nella dispensa era rimasto anche un dolcetto che ovviamente Sara ha mangiato a metà. E Sara non riesce a prendere il caffè che ha scaldato troppo nel microonde. Voleva dire che l'acqua l'aveva portata a 180 gradi. Questa volta in perfetto orario, tutto sistemato, anche la cuciniera è sistemata, motociclista trasformata. Claro. Lasciamo il nostro piccolo loft con un po' di dispiacere. Siamo stati veramente benissimo e una soluzione che potrebbe essere molto interessante a livello di arredamento, guardate come hanno fatto la cucina. Praticamente il tavolo con le panche si infila qua sotto e dato che il locale è piccolino sembra molto più ampio. Customizzazione top. Serratodo, gran parte dei bagagli già li ho portati in moto. La proprietaria ci ha detto di lasciare la chiave sopra il tavolo e noi obbediamo. Voilà. C'è un ferro, toccava in moto? Magari. Tenerona semicarica. Ed ora ci togliamo la curiosità se il monoammortizzatore sta regolato bene, ma soprattutto se tiene il peso di Sara. Crociate le dita con me. Questi giorni ha mangiato tantissimo, sarà cresciuto 2-3 kg. Beh, era tutto calcolato per metterla alla prova. Ottima temperatura oggi a Santiago. La ammiriamo per il momento per l'ultima volta. Questa città che a me ha letteralmente stregato. C'è da ammettere che abbiamo pernottato in uno dei quartieri più belli. Ora primo step, assolutamente rifornimento con la Tenerona perché siamo andati in riserva. C'è un rifornimento qua sopra, pensavo di averlo lungo la strada, invece no. Sicuramente non si vedrà dalla camera, ma l'asfalto non è proprio in buone condizioni perché ci sono tutte righe parallele e sento sempre la moto continuamente fare questo lavoro, cosa che odio. Intanto siamo sulla ruta 68. Vespusio, che vedete in alto, sta per Amerigo Vespucci, navigatore italiano che ha dato il nome alle Americhe. Io invece vi dico che lungo le arterie principali si fa sempre fatica a trovare un distributore di benzina. Dovremmo averlo tra circa 4 km. Ma tu guarda che è entrata al distributore. Rifornimento fatto, i prezzi della benzina me lo chiedete spesso, ci sono 3 prezzi differenti in relazione se la benzina è 93, 95 o 97 ottani. Eccoli là in fondo. Sara è andata a prendere l'acqua ed un caffè. E comunque guardate il cartello. Non lasciate oggetti di valore all'interno della vostra auto. E anche nei nostri autogrill meglio non farlo. E comunque io la Tenerona non la lascio. Ora con le gomme nuove, il mono nuovo, altro che oggetto di valore. Sara è tornata che per la prima volta è quasi un espresso. Buono. Non dategli retta. È un espresso di figura, ma non di sapore. Per me è incontentabile. È anche vero che loro ci tengono sempre a sottolineare che il caffè che stiamo bevendo in Sud America non è lo stesso che beviamo in Europa. Da parte mia, anche se non lo sottolineavano, l'avevo capito. Avevamo capito un po' tutti. Anche la Tenerona l'aveva capito. No, però c'è da dire che cambia proprio il modo di fare il caffè. Quindi al di là del savor, al di là del caffè vero e proprio. Anzi, qualcuno veramente espresso di caffè, non come noi due. Esperto di caffè, no espresso di caffè. Ho detto espresso. C'ho l'espresso, c'ho la fissa. Qualcuno esperto di caffè, non come noi due, che sia vissuto magari in Sud America, ci dica i tipi di caffè dove vengono presi normalmente, perché loro ci tengono a sottolineare che non è lo stesso che beviamo in Europa. Magari ci date qualche informazione in più. E comunque espresso, una bottiglia d'acqua da mezzo litro, 3 euro. Ripartiamo al volo che sotto al sole la temperatura percepita è di circa 80 gradi. La giornata di oggi sarà molto breve, motociclisticamente parlando, ma vi porteremo in un posto che non vi anticipo nulla, ma comunque particolare. Scelto da Sara da Tappi. Andremo proprio sul Pacifico.
La direzione che abbiamo appena preso è quella verso Vigna del Mar Valparaíso, che purtroppo non toccheremo per incendi. I feel like I've been here before, familiar with the view. This ain't nothing new. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old side, blinded by the lights. And Siamo più o meno a 50 km da Vigna del Mar e si iniziano a vedere i risultati purtroppo dell'allarmante incendio dei giorni scorsi. La strada che stiamo percorrendo, la ruta 68, è stata chiusa in quei giorni. are you? I live for the moments when you're around me, Guardate quanta terra distrutta. but I can't keep on. And we're fading in and out together. Quello che respiriamo è odore di bruciato, ancora adesso che gli incendi sono stati domati. Tra 1 chilometro andremo a sinistra, ci spostiamo su un paesino pequeño non colpito dagli incendi. Il motivo per cui evitiamo le città di Valparaíso e Vigna del Mar colpite al loro ingresso dagli incendi è perché ci hanno detto che in questo momento chi ha perso la casa si riversa in strada e è in atto una sorta di guerriglia. Terra rossa americana. The side of you can see. And I Come avevo prospettato, ma anche dalle immagini dei satelliti, la strada è veramente molto piacevole perché siamo saliti un po' di quota, è un po' più fresco, ci sono delle curve ampie, l'asfalto è buono, c'è tanto verde, c'è solo un po' di vento che come sempre viene dall'oceano. Vediamo se riusciamo a mostrarvi la quantità di terreno coperto da zone boschive, perché è quasi impressionante. Negli ultimi 7 km la strada si è ancora più ristretta, l'asfalto è cambiato e peggiorato, sembra di stare quasi in montagna quando invece siamo a 7 km dall'Oceano Pacifico. Io mi aspetto di vedere dietro una curva coperta l'oceano che si apre. Eccolo qua il Pacifico. Curva pequeña in discesa, vamos di freno motore perché voi dalla camera non lo vedete ma la pendenza è importante. Spettacolo di vegetazione. Ma anche la strada è bellissima, infatti c'è il simbolo della pendenza. Io ovviamente faccio un po' più attenzione perché con le gomme tassellate sempre buona norma non esagerare. Sono rimasti 1,6 km e andiamo perpendicolari al mare, ma soprattutto scrivete nei commenti se conoscete questo posto. Già che ci siete, che commentate, mettete un mi piace se il video, il lavoro che stiamo svolgendo vi piace e commentate, per noi è sempre un placer. Come vedere questo spettacolo? Allora, qua dobbiamo andare alla derecha, inizia subito la strada sterrata, anzi sabbiosa, almeno proviamo sospensioni e gomme. Vi stiamo portando in una comunità di pescatori. In teoria dovrebbe essere di qua. Oh mamma. Ma quanto è bello che tu arrivi con la moto, vai sulla sabbia. Facciamo attenzione perché vedo che ogni tanto ci sono dei mucchi, la sabbia è traditrice. Dovrebbe essere questa struttura qua. Un posticino all'ombra. Ok. Arrivati. Prima che spegno la camera, sentite che silenzio. C'è un perro. Passa. Mamma mia, che accoglienza. Dai, che dobbiamo scendere, dai. Cosa? Ormai non ce lo stacchiamo più. Dai, facci scendere, via, via. Dai. Dopo facciamo tante coccole, dai. Cambiati alla velocità della luce. Dopo la premiere si va lungomare. Ecco il nostro amico perro. Camminando. En esta esquina, como 3 cuadras, está una escalera. Bueno. Grazie. Comunque siamo arrivati che era sereno dopo mezz'ora di premiere, mezz'ora per prepararci. Il meteo è cambiato radicalmente. Ora sposto un po' la moto però. E questa è la nostra camera da fuori. Struttura ovviamente basica, ma ci troviamo in un paesino veramente sperduto. Questo è un masso di tecnologia quasi che stona in questo ambiente.
Sta bene. Charlie è venuto prima a battezzare la moto facendo pipì sul cerchio, è stato un po' scacciato malamente, lamentabilmente, però ci fa molta tenerezza anche il perro. Ha rischiato la vita, sta dicendo Francesco, però ci fa molto tenerezza il perro perché la proprietaria ci ha detto che è stato abbandonato 3 mesi fa in questa zona, lei l'ha trovato che mangiava tra l'immondizia del paese, della cittadina, e l'ha portato in struttura. Ha un po' lo sguardo triste. Ma si tiene. Si tiene. Vamos al centro. Y vamos alla playa, che è lo mismo. Guardate, c'è anche una chiesa evangelica, giochi per i bimbi, tutte le stradine del paese sono sterrate, quasi sabbiose, ovviamente perri ovunque. Dove siamo? Paese dei perri. Per me se andiamo in municipio il sindaco è un perro. Tara vi aveva detto che il centro e la spiaggia è allo stesso posto. E in realtà mi sbagliavo perché il centro è questo con i giardini, i giochi dei bambini, i perri. E invece noi dobbiamo andare verso la spiaggia dove si trovano più ristorantini. Dicono si mangi bene il pesce. Andiamo a vedere. Ma ci dovrebbe essere anche una baia veramente carina e soprattutto un museo interessante. Che è il vero motivo per cui vi abbiamo portato qui con noi a Kintai. Comunque da sottolineare che tutti i perri si fanno i cavoli propri. E lui stava pensando, tranne te, Che sono il perro per eccellenza. E mentre passeggiamo i nostri discorsi vogliamo condividere con voi. Sara mi ha appena chiesto: ma uno che è nato qui, se lo porta a Milano, muore? Voi che ne pensate? Avete lo stesso pensiero? me ne è sorto un altro però. Anche un milanese forse trapiantato qua fa fatica. Forse ce l'abbiamo fatta e questa è la baia dall'alto. Noi principalmente vi abbiamo portato qua per la storia che si è svolta in questo posto, anche un po' contraddittoria, ma ve la andiamo a raccontare con calma. E comunque qua la situazione è drammatica perché il maiale ha fame e è tutto serrato. Dai che è chiuso! Torniamo seri e vi sveliamo il motivo per cui siamo arrivati fino qua. E questo è il motivo. La Fondazione Kintai risale al 1997. Ma fondazione di cosa? Ci troviamo nella cittadina sulla costa di Kintai, nel comune di Casablanca, regione di Valparaíso. 1,50 € per l'ingresso. Nel frattempo abbiamo incontrato delle persone cilene che però hanno i parenti a Tolentino. Genova e Tolentino. Tolentino number one. Lei sono mia ragazza. Novia, no? Sì, io parlo un po' di Italia. Lo Un veo. po'. Sí, pero habla bien. Parli molto bene italiano. ¿Les ha gustado Chile? O Partieron como no sé. de Centroamérica. No, nosotros partimos de Montevideo el año Ya. pasado. Ah, ya. ¿Nunca viniste en Italia? No, nacimos acá. Ahora no viajaste en Italia. Yo fui el año pasado a Italia. ¿Dónde? ¿En No. casa? ¿En tu casa? No, a lo más turístico, Roma, bueno. Florencia. È lo mejor. ¿Cómo es? ¿Sara? Sara. Immacolata. Sí, Sara Bartolacci. En italiano se dice Bartolacci. Bartolacci. Pero tiene doble C. Entonces en español se dice Bartolacci. No, Bartolacci. creo. Claro. Estamos en Santiago. Santiago nos Ya. encantó. ¿Sí? Sí, el lugar, los Andes, increíble. Pero queremos que ir a Valparaíso, Viña del Mar, pero los incendios Ah, no sí, No, nos sí, metí. Y pensamos, Kintai, pero tiene una ballenera. Vamos a ver, vamos a traerlo sul canal. Para nosotros, europeos, no es turístico, no se conoce. Entonces vamos. Y el año pasado fuimos en toda la Patagonia, Argentina Ya. y Chile. Es bonito, muy Muy bonito. bonito. Sí. Muy frío. Pero También. Muy frío. mucho bien. Sí, que Bueno. lo sigan pasando bien. Gracias, Hola, muchas chicos. gracias. Hola. Dove siamo? Ci troviamo nello spazio che è stato adibito per tantissimi anni ad una baleniera, la più grande di tutto il Cile. La cittadina di Kintai iniziò ad essere popolata intorno al Novecento. Arrivarono altre persone intorno agli anni 30 proprio perché si vide che era possibile un sostentamento tramite la pesca e fu la stessa popolazione che nel 1997 a Giochi Fermi decise l'apertura di questo museo. Le grandi possibilità di pesca che offriva il mare e il passaggio, nonché il fatto che venivano a partorire le balene qua, attirarono un'azienda in particolare, la Indus, che qui decise di aprire una baleniera, la più grande di tutto il Cile.
La baleniera fu costruita nel 1943 e di fatto rimase attiva fino al 1967. Il periodo di massimo lavoro andò dall'anno 1956 circa al 1962. Pensate che annualmente venivano catturati 2100 esemplari e ottenuti dal grasso delle balene più di 43.000 barili d'olio. Questo è il numero di cetacei catturati dal 1900 al 2005, 2.054.642 totali. In questo enorme spiazzo dove venivano lasciate le balene, questo è lo spiazzo, guardate la dimensione. In quegli anni gli impiegati annuali potevano arrivare a 1000 persone. Questi ambienti dove ci stiamo muovendo persero di importanza quando l'azienda proprietaria aprì una nuova baleniera nel nord del paese, a Iquique. La balena è il mammifero più grande del mondo e la balena azzurra può essere lunga 33 metri, pesare 130.000 kg, l'equivalente di 1600 persone. La società cilena sfruttava la cattura della balena soprattutto per l'utilizzo del grasso trasformato in olio tramite ebollizione, e questo serviva per la produzione di saponi e per l'impiego in profumeria ancor prima della scoperta e dell'utilizzo della glicerina. L'olio ottenuto dal grasso delle balene veniva utilizzato anche per alimentare macchinari industriali, ma soprattutto veniva utilizzato per le lanterne. Nel 64 la gestione dell'azienda è passata a una compagnia giapponese che ha spostato la produzione a quella della carne e non più a quella dell'olio. Nel 1967 la società smise la sua attività. Si pensa erroneamente che questo avvenne per un accordo a cui arrivò il governo cileno per la salvaguardia dell'animale. In realtà non fu così. Il motivo è perché le balene effettivamente iniziarono a diminuire. Il Cile firmò un accordo per cui l'animale non veniva più perseguitato nel 1983. A questo accordo ancora oggi mancano le firme di Norvegia, Islanda e Giappone. Questo museo molto interessante mette anche in luce la parte morale di tutto questo. All'epoca la caccia di questo preziosissimo cetaceo era considerata come la caccia di qualsiasi altro animale. Testimonianze di uomini e addetti ai lavori parlano infatti di una nostalgia nel poter tramandare quello che hanno imparato in quegli anni. Alcuni però mettono in risalto il dispiacere di sentire il cetaceo addirittura piangere. L'aspetto che rimane ancora oggi più controverso è la vera e propria mattanza che vi si svolgeva. Pensate che nel periodo di massima produzione le imbarcazioni dotate di cannone che uscivano in mare giornalmente arrivavano fino ad 8. Quello che è importante è che oggi l'impiego del grasso poi trasformato in olio sia stato sostituito da altre sostanze vegetali e chimiche che non rendono più indispensabile la sua cattura. Luogo particolare, sicuramente non conosciuto al turismo di massa. Siamo voluti arrivare fin qua in moto per condividerlo, per portarlo sul canale, ma soprattutto per sensibilizzare sull'argomento. Come dico sempre, guardare ma soprattutto studiare il passato per migliorare il nostro futuro. Dopo la visita al museo pensiamo per la sera. Esatto, abbiamo deciso che per la cena ci concederemo 3 empanadas con camarones y queso, calamari, formaggio, un muffin, dell'acqua, algo más. Mentre tornavamo a casa, quest'auto della Fiat che davanti sembra una panda e anche di fianco sembra una panda, anche dietro sembra una panda, guardate come si chiama. Di che parliamo? Di che parliamo? Tutto così va in Sud America, è tutto così, tu ti aspetti una cosa, poi va a vedere si chiama Uno, ma come? No, non è questa la Uno, non è lei. Ovviamente per noi follia, chi è che non si ricorda la Uno? Arrivati alla nostra abitazione, guardate che accoglienza. Charlie, che
Che fai? Che cosa? Che c'hai in mano? Ragazzi, qua si sta facendo notte. Anche in camera l'illuminazione è quella che è. Guardate la nostra ambientazione al tramonto. Altra postazione da lavoro. Ondolore cervicale pazzesco. È impossibile lavorare in questa maniera, ma noi come sempre ce la mettiamo tutta. Non fate caso alla mia maglia di lana, non sto bene, cioè non sto bene. Comunque tutto questo pippone per dirvi che è ora di cena. E guardate che cena, non sentite l'odore? Come ben sapete ne dovevano essere 3, ma il maiale barra maialino, come avete scritto nei commenti, già si è mangiato la sua porzione. Claro. Ripieno di queso e gamberetti. È spaziale. È fritta, ma è fritta bene. Nel senso che c'è poco olio, è abbastanza asciutta. No. Avremmo anche il dolce, ovvero il muffin alla banana, ma questo lo lasciamo per riserva perché magari verso l'1 alle 2 di notte si apre il buco al maialino e che facciamo poi? Ore 0012, qua gettiamo la spugna. Buonanotte ragazzi. Ragazzi, buongiorno dal posto più pazzo del mondo. Questa mattina ci vedete proprio come mamma ci ha fatto. Sì, sciolgo i capelli per essere un po' più presentabile, forse. Questa è la situazione abbastanza drammatica. Questa è la nostra camera. E questo è il mezzo di questa mattina. E racconta com'è andata la notte. La notte è stata drammatica. Allora, intanto vi diciamo, perché questo non possiamo mostrarvelo e quindi farvi partecipi di questo, che ieri quando siamo arrivati e ci è stata consegnata questa camera, la proprietaria molto gentilmente, perché la gentilezza è qui di casa, si deve dire, però mi ha detto: guarda, in terrazzo c'è un gatto, e la finestra era già aperta. Non vi dà fastidio, vero? No, no, assolutamente. Siamo amanti degli animali, assolutamente. No, no, può rimanere. Oh, bene. Il problema era che la camera ha l'odore del gatto. Ve lo diciamo solo perché nel video ovviamente gli odori non si possono sentire, però è per rendervi partecipi della situazione generale. Ma non parlo di tutto questo. Com'è andata la sera? Allora, avevamo letto qualche recensione del bar qui davanti alla struttura che forse di notte poteva essere un po' rumoroso. Bene, noi siamo arrivati, la struttura era praticamente deserta, vedevamo qualche camera occupata ma non c'era nessuno. A tarda serata siamo tornati dopo aver mangiato qualcosa in paese, erano le 10, tutto tranquillo, tutto taceva, c'era solo qualcuno che girava al bar. Ragazzi, dalle 10:30 in poi fino alle 3 di questa notte c'è stato il delirio. Immaginatevi un po' la notte dell'ultimo dell'anno con musica fortissima, gente ubriaca a frotte e che urlava, rideva. Siamo in un posto, non è pianeta Terra, non può essere, non può. Ma dove vi portiamo? Dove vi portiamo? Questa intro a questo video solo perché questa mattina ho letto un commento. Io ricordo che leggiamo tutti i vostri commenti e in un commento c'è stato scritto: prima vi invidiavo ma poi inizio a far fatica perché vedo dove dormite, vedo le diverse situazioni che non sono sempre il massimo e a questo punto preferisco le mie piccole e corte ferie. È una vita un po' particolare la nostra, da un lato ha degli aspetti positivi, da un altro ragazzi è complicata soprattutto nella lunga distanza e soprattutto per il mezzo che abbiamo. Però se si ha la passione giusta è anche una bellissima vita. Adesso però torniamo al lavoro, sperando di non dovermi tagliare la gamba perché ogni 5 minuti mi si addormenta. Ah, importantissimo, poi con calma video pippone della nostra attrezzatura tech, perché dietro ci sono anni e anni di ricerca e sviluppo. Take it to